Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della piccola morsa da banco della Parkside che troverete in vendita dal 10 giugno del 2021 a 9,99 €. Io ne possiedo già alcune versioni, addirittura quelle della Powerfix che sono di qualche anno fa. E finora mi sono trovato bene per piccoli lavori. Infatti è una morsa che costa poco, in alluminio presso fuso, che serve proprio a fare dei lavori leggeri. Ora vedremo cosa troviamo all'interno della confezione, come si cambiano i vari accessori e poi trarremo le conclusioni. Ma prima di iniziare voglio salutare Massimiliano Calderisi e la sua signora, che ho avuto il piacere di conoscere perché erano in giro per la Sicilia per il loro viaggio di nozze e sono venuti a trovarmi di presenza. Ciao Massimiliano e ciao alla signora e auguri per il matrimonio. Ora iniziamo. Viene venduta all'interno di questa scatola in cartone, accompagnata da un manuale di istruzioni ed un accessorio ad anello, più una chiave a brugola. Nel manuale di istruzioni sono riportate alcune informazioni importanti perché riguardano la nostra sicurezza, che su un prodotto del genere sembrano superficiali, invece bisogna leggerle perché affidandosi al sostegno di una morsa ci si può illudere che possa sostenere alcuni pesi e invece se dovesse cedere con un peso importante potremmo farci male. Quindi vi leggo subito le caratteristiche tecniche. Ha un'apertura massima di 70 mm, ci permette di serrare dei pezzi che siano al massimo 70 mm. Invece l'estensione massima delle ganasce è di 78 mm. Lo spessore massimo del banco deve essere pure di 70 mm. Il peso della morsa è di 900 grammi ed è tutto in alluminio presso fuso, quindi un materiale morbido che ci fa capire che non va utilizzato per dei lavori molto gravosi. La sua altezza massima dal banco è di 15 cm e il supporto d'anello, quindi per serrare i tubi, ci consente di serrare diametri da 38 fino a 43 mm con un peso massimo del tubo di 2 kg ed una lunghezza massima di 30 cm. Queste sono quindi le caratteristiche tecniche che ci fanno capire che è un oggetto che va utilizzato come terza mano, quindi che ci permette di mantenere fermo qualcosa che sia piccolo e che ci consenta di lavorare quindi con le mani libere. Guardiamola ora più nel dettaglio. Sia questa della Parkside che quella della Powerfix hanno caratteristiche identiche. L'unica cosa che cambia è il logo riportato sulla parte alta. Sul precedente riportato Powerfix, su questa invece Parkside. Come potete vedere ha questo movimento, però ha un serraggio abbastanza saldo che ci consente di fermare i pezzi mantenendoli abbastanza fermi al suo interno. Una volta serrati non si smuovono assolutamente, soprattutto utilizzando queste coperture in gomma che all'interno sono zigrinate, quindi ci permettono di avere un buon grip. Per poterla allargare come tutte le morse è necessario svitare e per poter stringere invece è necessario avvitare. Abbiamo un attacco sferico che ci permette di ruotarlo a 360 gradi a nostro piacimento in base alle nostre esigenze e il serraggio di questa sfera va fatto tramite questa leva. Ruotandola in questo modo stringeremo la sfera e avremo la possibilità di bloccarlo. Sulla parte più bassa invece abbiamo questo sistema con questa manopola che ci consente di bloccarla al nostro banco di lavoro, con questa parte snodata che ci consente di serrare sia senza rovinare il banco di lavoro che permettendoci di dare un serraggio corretto, altrimenti si fermerebbe con l'attrito sul bancone e non ci permetterebbe di stringere bene. Questa parte gommata invece salvaguarda il bancone e ci evita di rovinarlo, soprattutto essendo un oggetto da modellismo e utilizzandolo possibilmente su una scrivania. Con questo non corriamo il rischio di danneggiarla. Ma alcuni di questi esemplari hanno un piccolo difetto. Come potete vedere già la leva praticamente tocca sul bordo della base e questo non ci consente di dare un serraggio corretto perché stringendolo non abbiamo più la possibilità di fare scorrere la leva. Possiamo ovviare allungandola prima in questo modo, ma poi non riusciremmo comunque col giro successivo a lavorarci. Il rimedio che ho trovato, che ritengo che sia utile e funzionale, è quello di svitare completamente questo dado come ho fatto su questa. Come potete vedere sporge molto di più, aggiungendo un paio di rondelle. Infatti sulla base da questa parte c'è una rondella all'interno che è abbastanza spessa, sarà almeno 1,5 mm, però aggiungendone altre 2 o 3 sono riuscito ad ottenere questa altezza che mi permette di serrare tranquillamente e avere tutto questo spessore. Ovviamente, essendo un materiale tenero, come riportato anche sul manuale di istruzioni, rischiamo di dare un sovraccarico con la nostra forza e quindi danneggiare la struttura. Però effettivamente a volte è necessario stringere un pochettino di più perché non è sufficiente per mantenere fermo il pezzo, quindi aggiungere una rondella può solamente fare del bene. Vediamo adesso come si cambia l'accessorio. È necessario smontare alcune parti con la chiave in dotazione, quindi bisogna tenere ferma la leva da questa parte, svitare questa vite a brugola, dopodiché allargare completamente le ganasce. Questo ci consente di sfilare la parte posteriore
Una volta rimossa quindi la parte con le ganasce, possiamo utilizzare l'accessorio ad anello. E questo quindi ci permette di serrare con comodità i tubi. Quest'anello tra l'altro è comodo non solo per poter bloccare i vari pezzi di forma tonda, ma anche per mantenere fermi i nostri utensili. Infatti, come potete vedere, è possibile bloccare anche un Dremel o comunque una penna levigatrice, oppure ad esempio una pistola a caldo. In quel caso torna davvero molto utile. Bloccando l'impugnatura possiamo utilizzarlo per tenere ferma nella posizione che ci necessita e poi con due mani modellare ciò che ci serve, avendo questa comodità di questa terza mano. Ok, adesso facciamo la prova direttamente fissandola sul banco di lavoro. Una volta fissate al banco di lavoro sono abbastanza salde, ci permettono di lavorare con comodità. L'unica accortezza è quella di controllare ogni tanto la vite sulla parte alta, quella che abbiamo rimosso per poter mettere l'accessorio ad anello, perché se dovesse allentarsi come in questo caso si muoverebbe leggermente. Volevo farvi notare anche che sulla parte alta delle pinze e centralmente abbiamo questa scanalatura che ci permette di fissare dei pezzi piccoli. Se per esempio dovessimo fissare una vite, grazie a questa scanalatura rimarrebbe ferma sia in questo senso che in questo senso, quindi dovendola tagliare, anche se non ha una stretta molto forte, comunque ci consente di lavorare tranquillamente, perché se fosse liscia scivolerebbe. Però sia la parte in gomma, perché non è fissata in modo saldo ma è semplicemente incastrata, che la parte alta del perno che va sulla parte inferiore del piano di lavoro, purtroppo essendo girevoli ci danno questo problema, quindi non ci permettono di avere una morsa ben stretta. Anche se stringiamo con molta forza, gira tutta la parte collegata al bancone. Quindi vediamola all'opera. Utilizziamo le pinze per bloccare un pezzo di legno e l'accessorio per stringere i tubi, così possiamo tranquillamente lavorare e come vedete per lavori semplici, lavori leggeri, ci permette di lavorare anche applicando un bel po' di forza. Ovviamente si muove ma non cede assolutamente, ci permette di mantenere il pezzo nella sua posizione e quindi di lavorare tranquillamente, levigare, tagliare, incidere, eccetera. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa morsa della Parkside? Secondo me è un accessorio utile all'interno del nostro laboratorio che ci permette, come ho detto poco fa, di utilizzarlo come se avessimo una terza mano, come in questo caso bloccare la pistola nella posizione che ci necessita, oppure mantenere fermi i pezzi sui quali dobbiamo lavorare. Io in realtà l'ho utilizzate, ma non queste, quelle con garage, perché ne ho altre tre, per dare pure alcuni punti di saldatura, qualcosa di piccolo, qualcosa di leggero. Hanno funzionato perfettamente, si sono rovinate esteticamente, però sono delle morse che effettivamente all'interno del laboratorio con 9,99 €, se non avete grosse pretese, possono tornarvi davvero molto utili. Uno dei campi pure nei quali si presta bene è quello nel caso in cui dobbiamo tagliare dei pezzi lunghi e purtroppo poi la parte rimanente cade a terra. In questo modo, fissandola sulla parte estrema del bancone, è come se avessimo qualcuno che ci mantiene fermo il pezzo, quindi ci evita di far cadere giù appunto la parte rimanente. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, sperando davvero di esservi stato utile a capire quali sono le sue caratteristiche, soprattutto come si smontano. Vi ricordo di non esagerare e non caricare mai una morsa di questo tipo con dei pesi eccessivi, perché se c'è dall'improvviso il peso eccessivo ci va a finire sui piedi. Adesso vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video, ma ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e adesso vi saluto. Ciao, ci vediamo ai miei prossimi video.